Ragazze, buongiorno, croscettine, bentrovate ad un nuovo podcast che si ripromette di percorrere i vostri ricordi, ovvero qual è la creazione all'uncinetto a cui sono più legata e perché. Chi ha voluto partecipare con la mail ha inviato appunto una mail a sayubishop@gmail.com. Io vi rinnovo qui l'invito per il prossimo podcast perché questo, come vedete, è appena uscito. Ho ricevuto qualche mail, ne ho selezionate un paio e poi vi racconto anche qual è la mia creazione all'uncinetto. Intanto inizio con la mail di Roberta che mi dice: Ciao, sono Roberta, sempre quella del filato terra bruciata. Tra l'altro ho iniziato proprio ieri a fare l'abito Akira e sono molto contenta. Cara Roberta, non vedo l'ora di vederlo. Piccola parentesi di promozione personale, iscrivetevi al gruppo di Facebook Le Croscettine e al canale di WhatsApp Le Super Croscettine per vedere tutti gli spoiler dietro le quinte, video inediti, unboxing personalizzati, ci sono un sacco di cosette carine. Ma basta, il link lo trovate nel box informazioni del video. Comunque, ho sentito che hai chiesto qual è la creazione all'uncinetto alla quale sono più legata e perché. In realtà sono legata a tutte le mie creazioni. Finora ho creato borse, bracciali, collane e anche decorazioni natalizie. Io amo fare l'uncinetto, mi fa sentire in qualche modo utile perché sono cieca. Mi è rimasto un residuo visivo nell'occhio destro e con quello e le mani riesco a lavorare. Sono lenta, ci impiego più tempo, spesso disfo più volte il lavoro, ma riesco sempre a ottenere il risultato carino. Per me l'uncinetto è stato davvero la svolta. Ho iniziato con le chunky bag, filato bello grosso e facile da lavorare. Poi mi sono incuriosita e intestardita e ho voluto provare a fare le clutch. Un passo alla volta e tanta pazienza ci sono riuscita. Adesso mi sto lanciando in progetti di abbigliamento anche con l'aiuto prezioso dei tuoi tutorial. Questa è la mia storia in breve, puoi tranquillamente dire il mio nome se vorrai metterla nel podcast. Un abbraccio grande. Cara Roberta, intanto grazie per aver voluto condividere questa storia molto particolare perché in effetti diamo per scontate tante cose, vedi il tutorial, impari piano piano, però quando c'è un impedimento effettivo, in questo caso come te, come nel tuo caso, che è un impedimento visivo, una qualità importante per chi decide di approcciarsi al mondo dell'uncinetto, ti muove una vera e propria passione. È vero che ti senti stardita e siamo d'accordo, ma se questa nobile arte non ti avesse preso l'anima, probabilmente non avresti insistito. Magari in idraulica non ti saresti incaponita, te la butto lì così. E quindi questa è una dimostrazione di quanto noi stessi ci aiutiamo, quando qualcosa ci appassiona, quando qualcosa ci piace. E quindi io ti ringrazio perché condividere questo genere di storia dà motivazione a tanta altra gente. Un impedimento visivo può essere patologico, può essere grave, può essere temporaneo, può essere anche legato all'età. Quindi una signora di magari 75 anni, io adesso non so quanti anni tu abbia, ma si sa che con l'età la vista cala e quindi ci sono delle problematiche che prima non avevamo. A questo proposito io vorrei chiederti, ma anche a tutte voi, dato che vi anticipo, a novembre uscirà un video di un progetto sul canale realizzato con un filato che rende impossibile vedere i punti a chiunque, anche alle aquile, è impossibile vedere i punti. Io ho sviluppato una teoria del tatto per poter individuare dove andare a inserire l'uncinetto e come fare le maglie senza saltare i punti. E chiederei a Roberta in particolare, ma come ripeto a tutte voi, di seguire con attenzione quel video e di commentarlo sotto proprio su YouTube nel mio canale con le vostre impressioni. Vi può aiutare una descrizione di quel tipo? Ho spiegato bene? Una persona come Roberta capisce quello che dico oppure non è il mio caso, non è il mio ambito, oppure mi sono spiegata male, oppure ci sono dei trucchetti ulteriori che Roberta utilizza che possono essere utili a tante altre persone. Ci tengo particolarmente perché so cosa vuol dire riuscire a fare qualcosa quando non riesci e quello che ti dà psicologicamente e se posso dare una mano
a quante più persone possibile col vostro aiuto, sono solo super contenta. Detto questo, grazie ancora Roberta, se vorrai partecipare ancora ai prossimi e tutte voi, sayubishop@gmail.com. A fine podcast vi dico anche l'argomento del prossimo. Per quello che riguarda me, la prima creazione ad uncinetto, tolti piccoli pannellini a maglia bassa di dubbia tensione, il primo progetto è stato un vestito per il mio cane maschio. Con questo acrilico che ripeto era color petrolio, super elettrico, una cosa imbarazzante. Tra l'altro c'è la foto nel gruppo Facebook delle croscettine, quindi andate a spulciarvelo che c'è ancora, e io ho il maglioncino ancora incartato perché non penso di metterlo mai più al cagnolino perché lo percepivo proprio a disagio, chissà che fastidio aveva. Però è stato bellissimo farglielo ed è una cosa che ricordo come se fosse ieri, devo dire la verità. L'emozione quando vedi che è tutto giusto, che gliel'hai fatto indossare, che cioè, è stato è un ricordo meraviglioso, meraviglioso. E adesso non voglio dilungarmi perché non voglio creare questi podcast di ore e ore, vado avanti con un'altra mail, questa volta di Barbara, che ha già partecipato. E allora leggo. Sono qui per raccontarti un lavoro all'uncinetto al quale sono particolarmente legata e perché. Io adoro, come sai, l'uncinetto e amo molto gli scialle, è vero, questo me l'aveva già detto Barbara tante volte. E ancora non le ho fatto uno scialle, ma prometto che farò uno scialle. Non so se riesco a fine anno, entro fine anno, ma promesso, faremo uno scialle. Infatti ne ho fatto uno colorato con nappine. Beh, questo scialle è ancora più prezioso per me perché l'ho regalato ad una mia amica che è come una sorella per me, qualcosa di mio fatto con amore e donato con ancora più amore. Ancora di più perché Anna lo ha davvero apprezzato. Lei vive a Roma e mi ha detto: quando lo indosserò penserò ancora di più a te. Beh, che dire, un abbraccio grande, grazie davvero per il tuo prezioso creare, nominami pure. Anche qui andiamo a scavare in un ambito tanto importante. Quando noi creiamo qualcosa per qualcun altro, è tanta roba. Tutto quello che c'è dietro, io credo solo chi realizza cose a mano lo può capire. E tante volte mi rendo anche conto che non siamo fortunate come Barbara con Anna. Eh, Impariamo l'uncinetto, siamo gasatissime, ci piace, lo faremo H24, realizziamo di tutto e di più. Arriva Natale, noi partite proprio a, a manetta, realizziamo regali, facciamo, e poi quando li andiamo a dare di fatto, vediamo queste facce un po' interdette, diciamo che non ci sentiamo apprezzate come vorremmo. Mettiamola in questo modo. Può succedere, succede a molte di noi, a me è capitato spesso, e tratteremo questo argomento un po' più avanti, ovvero come gli altri vedono l'handmade. Ecco, qui mi appellerò anche a chi fa i mercati, a chi vende, insomma c'è tutto un mondo molto particolare dietro questa domanda. Io mi voglio soffermare sulla parte bella, e sul fatto che Barbara abbia deciso appunto di creare la sua prima, di donare, scusate, la prima creazione alla sua amica. È molto bello, qualifica Barbara come una bravissima persona, pensare subito agli altri prima che a se stessi, e il sentirsi apprezzati, perché comunque poi questa creazione è stata apprezzata dalla sua grande amica ed è un ricordo molto importante, secondo me. Ehm, Creare ci fa sentire bene, creare e donare ancora meglio, e creare e donare sapendo che è apprezzato quello che stiamo facendo ci fa arrivare alle stelle senza dubbio. Quindi grazie Barbara per aver condiviso con noi questa esperienza. Tra l'altro, come ripeto, ti rinnovo la mia promessa, farò senz'altro uno scialle. Io vorrei cogliere, prima di dare l'argomento del prossimo podcast, l'occasione per ringraziare le ragazze, le croscettine che hanno scelto di abbonarsi al canale, perché non è niente di dovuto, in quanto diciamo che il canale va benissimo da solo, ci sono tanti tutorial, ci sono tanti format. Chi decide di abbonarsi al canale dà una mano a me
ad andare avanti con il lavoro, perché comunque tutto ha un costo, ragazzi, le attrezzature si pagano, io per fornire questa qualità faccio un vero e proprio lavoro che non mi viene retribuito sostanzialmente o molto molto poco, quindi chi decidesse di aiutarmi sarà sempre ringraziato, sia con dei video aggiuntivi, perché nell'abbonamento da 5 euro al mese ci sono dei video aggiuntivi riservati agli abbonati, e sia con le menzioni, ringraziamenti e delle emoji personalizzate per chi sceglie invece il piano da 0,99 al mese. Ovviamente ragazze non è un obbligo, ogni tanto però concedetemi di fare autopromozione e di ricordarvelo. Detto questo, argomento del prossimo mese, il mio angolo di uncinetto. E qui apriamo un mondo, ragazze. Il mio lo vedete già, farò un video apposito, vi parlerò poi nel podcast brevemente di quello che ho strutturato, ma dedicherò proprio un contenuto apposta. E voglio chiedere a voi dove fate l'uncinetto? Qual è il vostro momento anche perfetto per fare l'uncinetto? Avete un posto, avete un angolo? Sì, no? Fatemelo sapere. Altra domanda, vorreste crearlo? Vorreste un aiutino per crearlo? Vediamo un po' se riesco a darvi qualche consiglio. Mandatemi una mail con la struttura del vostro angolo. Non ho un angolo, ce l'ho, posso farlo solo qui. Magari ci inventiamo qualche cosa. Vi aspetto nella mail sayubishop@gmail.com, ragazze, e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast.